A differenza dei capitoli precedenti della serie, dove si poteva avanzare affrontando nemici senza una conoscenza approfondita delle meccaniche in virtù di una difficoltà generalmente bassa, Xenoblade Chronicles Cross si distingue per una sfida di gran lunga maggiore. Il sistema di combattimento è complesso e richiede un approccio strategico avanzato pensato per chi cerca un'esperienza profonda e hardcore. In questa guida cercherò di spiegare in modo chiaro e semplice le meccaniche di battaglia del gioco che, pur apparendo inizialmente difficili da comprendere, diventano estremamente soddisfacenti una volta acquisite. Ma prima di addentrarci nei dettagli di quest'opera colossale, potete supportare la serie lasciando un bel mi piace ed iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. In Xenoblade Cross sono presenti ben 16 classi organizzate in una struttura ad albero. Il protagonista inizierà come avventuriero e potrà poi accedere alle successive classi, ognuna con un moltiplicatore alle statistiche nascosto che viene indicato nella descrizione nella scheda tecnica. Tuttavia, la caratteristica principale di questo sistema è che la scelta della classe influirà sulle armi che il personaggio potrà utilizzare, sia da mischia che a distanza, e di conseguenza sulle tecniche e le abilità che potrà apprendere. Ogni classe ha infatti un set unico di abilità e tecniche e la combinazione di armi da mischia a distanza determinerà il tipo di azioni disponibili in battaglia. L'albero delle classi si articola in 6 rami finali e, dato che ognuno offre una coppia esclusiva di armi, si evince che nel gioco sono disponibili ben 12 armi differenti. A differenza dei compagni di squadra che avranno classi fisse, alcune delle quali addirittura non presenti nell'albero delle classi, quella del protagonista può essere cambiata in qualsiasi momento. Ma per sbloccare nuove tecniche e abilità sarà necessario aumentare il rango della classe guadagnando esperienza. Poi, una volta raggiunto il rango 10, sarà possibile accedere alla classe successiva nell'albero. E solamente al termine di un ramo dell'albero delle classi, quindi quando il protagonista avrà acquisito tutte le abilità e tecniche di quel ramo, sarà possibile utilizzare quelle armi anche con altre classi. Il combat system di questo gioco è un'evoluzione di quello introdotto nel primo capitolo che perfeziona ulteriormente il già solido gameplay rendendo ogni battaglia ancora più strategica. Innanzitutto si può gestire un team che deve includere necessariamente il protagonista e può essere ampliato con altri 3 membri per un totale di 4 personaggi nel gruppo. Orientando con l'analogico destro la visuale verso una zona con dei nemici, si può scegliere quello da attaccare con i tasti L o R ed iniziare lo scontro premendo A. Il fulcro del combattimento non sarà più solo di posizionarsi correttamente per infliggere danni maggiori, ma anche di gestire con attenzione le armi, dal momento che stavolta se ne utilizzeranno 2 simultaneamente, una in mischia e una a distanza. Il posizionamento sarà cruciale sia per aumentare il danno delle tecniche che dipendono dall'orientamento rispetto al nemico, sia per ottenere bonus alle statistiche. Colpire un nemico dagli angoli ciechi come da dietro, dall'alto o dal basso conferirà infatti un incremento al tasso critico e alla potenza degli attacchi. Durante la battaglia si infliggeranno danni alla parte del corpo del nemico agganciati in precedenza, ma si potrà cambiare l'obiettivo in qualsiasi momento tenendo premuti il tasto R e selezionando la zona desiderata con A o Y. Ogni sezione del corpo ha una propria salute rappresentata da uno specifico indicatore e attaccandola non solo si ridurranno i punti vita della parte stessa, ma anche quelli del nemico. La distruzione di sezioni del corpo è essenziale per ottenere il loot esclusivo e per impedire che il nemico utilizzi attacchi legati a quella determinata parte. Come da tradizione nella serie sono presenti gli autoattacchi, ma strutturati in maniera più strategica. Sebbene essi infliggano danni inferiori rispetto alle tecniche, saranno fondamentali per accumulare i punti tensione indicati nella relativa scheda tecnica sotto la voce aumento punti tensione. Quest'ultimi sono essenziali per utilizzare le tecniche più potenti del gioco, contrassegnate dalla sigla PT sotto le relative icone. Le tecniche possono essere suddivise in 5 categorie riconoscibili dal
dal colore. Le gialle indicano gli attacchi a distanza, le arancioni gli attacchi in mischia, le verdi i buff, ovvero bonus per il team, quelle viola i debuff, ossia dei malus per i nemici, e infine le blu indicano le aure, buff esclusivi per il personaggio che li attiva. Questi effetti molto potenti sono temporanei e possono essere attivati solo uno per volta. Innescando una nuova aura mentre una è già attiva, la prima verrà sovrascritta. Ogni aura costa inoltre 1000 punti tensione e si distingue per un effetto particellare a schermo. È fondamentale evidenziare che non sarà necessaria la selezione manuale dell'arma per una specifica tecnica, poiché il gioco provvederà automaticamente a questa operazione al momento della scelta dell'attacco e l'arma in questione rimarrà attiva come principale al termine dell'animazione della tecnica. Premendo il tasto più si aprirà un menu in basso a destra che permetterà di eseguire diverse azioni utili durante gli scontri. La navigazione tra le schede sarà consentita con le frecce direzionali e si potranno utilizzare oggetti come cure, impartire ordini come concentrare il fuoco sul nemico, salire sugli scale ed attivare il turbo, oppure ritirarsi dalla battaglia. In tal caso si dovrà rimanere in vita per 15 secondi per essere teletrasportati all'ultimo punto di riferimento visitato. In battaglia è anche possibile applicare sul nemico atterramento, considerato come un debuff che oltre a impedirne il movimento ne aumenta i danni subiti del 50%. E a differenza del capitolo precedente non sarà necessario infliggere fiaccamento, che in questo gioco è sostituito da sbilanciamento, per ottenere l'effetto di atterramento. Lo sbilanciamento interrompe le azioni del nemico e ne riduce la resistenza all'atterramento, quindi è sempre utile infliggerlo prima di tentare di atterrare il nemico. Le mosse che infliggono sbilanciamento sono solo 3 e non sono ottenibili da classi, ma sono esclusive di missioni e sono: affondo furtivo, che si sblocca nella missione Una volta eravamo soldati al termine del capitolo 3, spezza equilibri, che si acquisisce in un amico in difficoltà dopo aver completato il capitolo 5, e danza dei petali, una tecnica esclusiva di Nagi. Quando si soddisfa una condizione che attiva gli effetti aggiuntivi di una tecnica, su quest'ultima comparirà in alto a sinistra un punto esclamativo bianco su sfondo blu. Alcune avranno effetti più potenti se usati in combo, che possono essere da mischia o a distanza. Per eseguirle sarà sufficiente utilizzare la tecnica in questione dopo averne eseguito un'altra della categoria della combo. Dunque, per massimizzare la potenza di spazzata, che aumenti i danni inflitti nelle combo a distanza, basterà utilizzarla dopo una tecnica a distanza come catapulta laterale. È importante notare che il colore di una tecnica non dipende necessariamente dall'arma impiegata, ma dal suo raggio d'azione. Ciò spiega perché martello d'assalto della classe avventuriero, anche se eseguito con il fucile d'assalto che è un'arma a distanza, viene considerato un attacco da mischia, come indicato anche dal colore. Ma le tecniche da mischia non comprendono solo quelle arancioni e le tecniche a distanza non sono solo quelle gialle. Coincidono infatti con un insieme molto più ampio e ne potranno far parte anche aure, buff e malus. La suddivisione in colori non è dunque una partizione disgiunta ma sovrapposta. Ad esempio, posizione d'attacco della classe artigliere samurai è un'aura di colore blu, ma è anche un attacco da mischia, e stesso ragionamento per punta magna della classe ariete, nonostante sia un malus di colore viola. Di conseguenza, il metodo per comprendere la natura di un attacco è analizzare la distanza alla quale viene effettuato, se è ravvicinato o a distanza. Il morale è un aspetto fondamentale del gioco, similmente alla tensione del primo Xenoblade. Mantenere il morale alto è cruciale, poiché influisce sulla probabilità che i membri del team inneschino urli del guerriero, dei comandi che una volta soddisfatti dal giocatore faranno iniziare una sfida dell'anima. Si tratta di un evento in cui si dovrà bloccare un anello circolare all'interno di uno più grande premendo il tasto B al momento opportuno, e che, se completato con successo, conferisce cura all'intero gruppo e aumenta il morale di un livello che può arrivare fino ad un massimo di 3 indicato con le apposite tacche. Se la sfida viene eseguita perfettamente, inoltre, si ottengono punti tensione, che sono essenziali per le tecniche migliori. Avere tale parametro elevato incrementa anche il numero di punti tensione guadagnati completando le sfide dell'anima e permette di trarre vantaggio da specifiche tecniche come stoccata veemente e colpo diversivo, che diventano più efficaci proprio quando il morale è alto. Il funzionamento dei 16 urli del guerriero può essere gestito esclusivamente
esclusivamente per il personaggio principale tramite il menu dedicato. Nello specifico, per i primi 12 sarà possibile scegliere unicamente gli effetti, mentre per gli ultimi 4 sarà consentita anche la scelta dei trigger. Se un alleato perde tutti i suoi punti vita, si potrà rianimarlo spendendo 3000 punti tensione. Nel caso in cui a morire sia il protagonista, si avranno 30 secondi per decidere. Ripartire dall'ultimo punto di riferimento con i punti tensione azzerati, che sarà la scelta di default allo scadere del tempo, oppure aspettare che venga rianimato dagli altri membri del team. In tal caso il protagonista godrà anche di un breve periodo di invincibilità. Inoltre, quando un personaggio rianima un compagno, innescherà anche una sfida dell'anima che, se eseguita correttamente, ripristinerà parte della salute. Se nel primo Xenoblade Chronicles ogni personaggio utilizzava una sola arma, in questo titolo si potranno equipaggiare 2 differenti tipologie di armi, per gli attacchi da mischia e per quelli a distanza. Il passaggio tra le armi può essere effettuato istantaneamente premendo il tasto X. Cambiare strategicamente le armi è essenziale per ricaricare le tecniche. Ognuna ha 3 indicatori di carica e, pur essendo sufficiente averne solo una piena per utilizzarla, caricare al massimo le tecniche conferirà vari benefici come un aumento dei danni per una tecnica offensiva, utili effetti secondari, fino all'annullamento del tempo di attesa per utilizzare nuovamente la tecnica. I bonus per le ricariche secondarie e terziarie possono essere letti nella descrizione delle tecniche. All'inizio di ogni battaglia sarà carico solo l'indicatore primario di tutte le tecniche, che una volta utilizzate si esauriranno completamente indipendentemente dal numero di cariche. L'indicatore primario di ciascuna tecnica si ricarica automaticamente con il tempo. Per riempire l'indicatore secondario bisognerà invece utilizzare l'arma correlata alla tecnica, quindi l'arma da mischia per una tecnica da mischia o l'arma a distanza per una tecnica a distanza. La terza carica infine si attiva con la modalità turbo, una meccanica che viene sbloccata a circa metà avventura. Una volta completato il capitolo 5 sarà possibile infatti utilizzare la modalità turbo, che si attiva premendo il rispettivo tasto al centro della gamma tecniche a costo di 3000 punti tensione. Nella Definitive Edition la sua durata iniziale è stata estesa a 25 secondi, 10 in più rispetto ai 15 della versione originale. Mentre attiva questa meccanica rivestiranno un ruolo fondamentale i colori delle tecniche utilizzate e le loro combinazioni, che garantiranno l'accesso a effetti specifici come cura o incremento dei danni. Il contatore del turbo aumenta ad ogni colpo inflitto, partendo da 0 fino ad arrivare ad un massimo di 100. Se poi si accumulano altri 3000 punti tensione prima del termine del turbo, lo si può riattivare, consentendo di utilizzarlo potenzialmente all'infinito e usufruendo al massimo dei bonus conferiti. Dopo il capitolo 6 diventeranno disponibili anche gli Skell, che aggiungono una nuova dimensione al combattimento, fornendo bonus alle statistiche e introducendo nuove tecniche. Essi aumenteranno infatti la difesa totale del gruppo con un bonus per tutti che va dal 20% per un solo Skell ad un massimo del 60% equipaggiando 3 Skell. Le tecniche esclusive di quest'ultimi, che dipendono dalle armi equipaggiate, consumano carburante e una volta esaurito non sarà più possibile usarle. La rigenerazione del carburante avverrà automaticamente anche a console spenta quando non si utilizza lo Skell. Inoltre le loro tecniche esclusive non hanno ricariche secondarie, mentre gli autoattacchi permettono di guadagnare punti equipaggiamento, che sono l'equivalente dei punti tensione. Anche gli Skell potranno infatti utilizzare la modalità turbo, che fornisce vari bonus a seconda del tipo equipaggiato, come aumento dell'attacco, riduzione dei danni, rigenerazione o immunità ai debuff. La modalità turbo per gli Skell è suddivisa in diversi turni, con un intervallo che varia da un minimo di 3 ad un massimo di 6, e ogni turno è accompagnato da un timer che ne indica il termine. I primi 3 sono sempre garantiti. Il quarto turno ha una probabilità base di successo del 50%, mentre il quinto ed il sesto turno ne partono con una dello 0%. Tuttavia è possibile incrementare tali probabilità del 20% ad ogni attivazione della modalità abitacolo. Si tratta di un evento che ha una percentuale di innesco del 10% ogni volta
volta che si utilizzi una tecnica, ed è facilmente riconoscibile in quanto sullo schermo apparirà l'immagine del pilota all'interno dello scale. Durante la modalità abitacolo, che durerà alcuni secondi, si otterrà la ricarica completa di tutte le tecniche, 500 punti equipaggiamento se non si è in modalità turbo e invincibilità ai danni, potendo comunque subire malus. Questa probabilità di attivazione aumenta durante il turbo, in particolare salirà al 30% durante i turni dispari e al 20% in quelli pari. Infine, se si è a bordo di uno scale dopo un attacco che provoca sbilanciamento del nemico, è possibile immobilizzarlo temporaneamente. Per farlo è necessario premere contemporaneamente i tasti ZL e ZR e superare le sfide dell'anima per prolungarne gli effetti. Durante l'immobilizzazione non solo si recupererà carburante, ma il nemico subirà anche più danni dagli attacchi, rendendo questo effetto particolarmente vantaggioso in battaglia. Nella Definitive Edition sono stati introdotti elementi aggiuntivi rispetto all'edizione originale del 2015, da miglioramenti all'interfaccia a una meccanica esclusiva che riscrive completamente le regole del gioco. La prima novità riguarda una guida visiva che mostra gli effetti delle combinazioni di colori durante il turbo, rappresentando un'utile risorsa per chi desidera comprendere al meglio come interagiscono le varie tonalità cromatiche e gli effetti delle concatenazioni dei colori, migliorando così la gestione della battaglia. Può inoltre essere facilmente nascosta premendo semplicemente il tasto meno sul controller, permettendo di mantenere una visuale più pulita quando non è più necessaria. Un altro aggiornamento grafico consente di visualizzare immediatamente l'arma in uso e la posizione del giocatore rispetto al nemico, e un simbolismo di facile lettura permette di identificare rapidamente la portata delle tecniche. Quelle con un taglio diagonale sono da mischia, mentre quelle con un mirino intorno sono a distanza. Questo miglioramento risulta particolarmente utile poiché, basandosi solamente sui colori, non era possibile in passato determinare con certezza la portata di alcune tecniche come buff, malus e aure. Ma la vera innovazione riguarda una meccanica di ricarica istantanea che può rivelarsi cruciale negli scontri più intensi. Attivabile tramite il tasto Y, questa funzionalità consente di utilizzare immediatamente una tecnica selezionata che è ancora scarica. Per farlo sarà sufficiente posizionare il cursore sulla tecnica desiderata e premere Y per eseguirla, con un costo che è direttamente proporzionale al tempo che manca per il completamento della ricarica, il che significa che maggiore sarà il numero di secondi risparmiati, più grande sarà la porzione di barra che verrà consumata, anche se potrà comunque essere riempita tramite gli autoattacchi e partirà sempre piena all'inizio di ogni battaglia, consentendo ai giocatori di sfruttare questa meccanica fin dalle fasi iniziali. Da notare che premendo Y dopo aver selezionato una tecnica che è già carica, ad essa verrà garantito l'effetto bonus associato alla sua ricarica secondaria. Con quest'ultima aggiunta, la Definitive Edition rivoluziona la concezione passata del combat system, offrendo una vasta gamma di opzioni strategiche da sperimentare contro i nemici più forti. Il sistema di combattimento di Xenoblade Chronicles Cross rappresenta una grande evoluzione rispetto al passato, offrendo un'esperienza più profonda e strategica. Le meccaniche richiedono tempo per essere assimilate, ma una volta comprese permettono di affrontare le sfide del gioco con maggior consapevolezza e soddisfazione. Se non avete ancora padroneggiato alcuni concetti, potrete tornare su questa guida ogni volta che ne avrete bisogno. In caso abbiate domande su qualche argomento in particolare, scrivetele pure qui sotto nei commenti, sarò contentissimo di chiarire tutti i vostri dubbi. Per non perdervi le ultime novità sull'universo Xeno, potete seguirmi con i link in descrizione su tutti i miei social, tra cui il mio canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi, col quale potete supportarmi gratuitamente. In sovrimpressione trovate altri contenuti a tema come trucchi e consigli e le guide sulla modalità turbo e sul posizionamento delle sonde. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!